Buongiorno, dopo la pausa estiva eccoci di nuovo a In Viaggio con l'archeologo. Oggi vi porterò nell'antica Alessandria d'Egitto. Abbiamo già parlato della grande piramide di Cheope, vi lascio qua sopra il link se vi foste persi il video. Continuiamo con un'altra delle 7 meraviglie del mondo antico, e cioè il faro di Alessandria. Bisogna però fare, ci tocca, un salto indietro. La città di Alessandria fu infatti fondata tra il 321 e il 320 a.C. da Alessandro III di Macedonia, che tutti voi conoscete come Alessandro Magno o Alessandro il Grande, e fu una delle tante Alessandria sorte durante la sua espansione militare. Alla prematura morte di Alessandro, il suo impero si disgregò rapidamente a causa delle lotte per il potere innescatesi tra i suoi generali. Il periodo che seguì vide la formazione di diversi stati, i cosiddetti regni ellenistici, tra i quali quello dei Tolomei. Tolomeo I, amico e generale di Alessandro, ottenne il controllo dell'Egitto e di altre zone come si vede nella mappa, e promosse lo sviluppo dei territori sottoposti al suo controllo. Tra l'altro, il regno dei Tolomei fu l'ultimo dei regni ellenistici a scomparire, possiamo dire in questo modo, in seguito alla conquista da parte di Roma nel 30 a.C. Ma questo magari lo rivediamo in un altro video. Detto ciò, abbiamo quindi un inquadramento di quella che è la situazione dell'Egitto in questo periodo e possiamo quindi entrare all'interno di Alessandria. La città di Alessandria, che diventerà uno dei porti più importanti del Mediterraneo assieme al porto di Roma, cioè Ostia, e al porto di Costantinopoli nei secoli a venire, presentava e presenta tutt'oggi una grande baia di fronte alla quale si trova un isolotto, detto l'isolotto di Pharos. Questa isola era collegata alla terraferma tramite l'Eptastadion, cioè un molo, un ponte, a seconda di come vogliamo definirlo, lungo 7 stadi, circa 1400 metri. Ecco, oggigiorno, come vedete dalla mappa, appare molto diverso rispetto al passato, e questo perché c'è stato nel corso dei secoli un grande accumulo di detriti che ha trasformato questa semplice costruzione in una vera e propria striscia di terra estremamente urbanizzata al giorno d'oggi. Le acque davanti alla baia erano particolarmente pericolose per la navigazione a causa della presenza di banchi di sabbia e scogli affioranti. Ovviamente questo rendeva difficoltoso avvicinarsi alla città di Alessandria e fu quindi decisa la costruzione di una torre di segnalazione che fu realizzata proprio sull'isolotto di Pharos, da cui la torre, appunto, prende il nome, quindi il faro di Alessandria. I lavori, iniziati sotto Tolomeo I, durarono circa 20 anni, dal 300 al 280 a.C., e terminarono sotto il figlio di Tolomeo I, cioè Tolomeo II Filadelfo. La struttura noi sappiamo che fu realizzata da un architetto, ne conosciamo il nome, Sostrato di Cnido, che ci viene ricordato sia da Plinio il Vecchio sia da Strabone, il quale tra l'altro aggiunge che questo Sostrato di Cnido fu anche uno dei promotori e dei finanziatori dell'intera opera. La struttura era particolare ed era composta da 3 parti. Una parte bassa, diciamo la base, di forma quadrangolare, una parte intermedia invece ottagonale, e infine la parte superiore cilindrica, all'interno della quale si trovava il faro vero e proprio, cioè il meccanismo che permetteva alla luce di essere trasmessa, diciamo così. Questa è la ricostruzione dell'edificio nel gioco Assassin's Creed Origins. La luce, secondo quanto ci racconta Giuseppe Flavio, poteva raggiungere i 300 stadi di distanza, cioè circa 48 km. Alcuni di voi sicuramente storceranno il naso a questa distanza perché appare veramente notevole, ma secondo gli studi moderni in realtà è plausibile, sia per l'altezza dell'edificio, che tra poco vi dirò, sia per le tecnologie in uso nel mondo ellenistico. È molto probabile infatti che venissero utilizzati degli specchi metallici che riflettevano e amplificavano la luce. E proprio di questi specchi ci parlano in effetti alcuni viaggiatori arabi nei secoli successivi. Come vi dicevo, l'altezza, non è sicura. Gli studiosi infatti oscillano tra i 95 metri e i 135 metri. In ogni caso si tratta di un edificio veramente imponente. L'altro dubbio riguarda la fonte, l'origine della luce stessa. Anche qui diciamo che c'è una teoria abbastanza plausibile, e cioè l'utilizzo della nafta, che era importata tranquillamente dalle zone del vicino Oriente. Per avere un'idea più precisa di come doveva apparire
il faro di Alessandria, basta spostarsi di 48 km, possiamo prendere questa come misura, verso Abusir. È proprio in questa località, infatti, che noi troviamo un monumento funerario, una tomba, fatta commissionare da un dignitario egizio vissuto sotto il regno di Tolomeo II, e quindi si tratta di un edificio contemporaneo al Grande Faro e con ogni probabilità ne riproduce le fattezze, magari ovviamente in versione miniaturizzata, definiamolo in questo modo. L'importanza che il faro di Alessandria assunse nel corso dei secoli fu tale che il suo nome, faro appunto, fu poi dato a tutti gli edifici con una funzione analoga. E questo è il motivo per cui ancora oggi ogni torre, chiamiamola in questo modo, di segnalazione viene definita faro. Il faro rimase in piedi, seppur danneggiato, fino al 1303, anno in cui un violentissimo terremoto ne decretò il crollo definitivo. Bisogna considerare che in effetti il faro di Alessandria è stata la seconda meraviglia più longeva nel corso della storia. La prima ovviamente è la piramide di Cheope, che ancora oggi possiamo ammirare. Al suo posto è stato edificato un forte, il forte di Ketbai, nel 1480, tuttora visibile, come vedete in foto, ma grazie all'archeologia subacquea e alle nuove tecnologie stanno pian piano, a distanza di secoli, emergendo nuovamente i reperti relativi alla grande meraviglia del faro di Alessandria, e quindi noi possiamo farci via via un'idea sempre più precisa di quanto fosse imponente e importante questo edificio. Anche questo viaggio è giunto al termine. Io come sempre vi invito a scrivere nei commenti se avete dei dubbi o delle domande in generale o relative a questo argomento, e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!